Ciao ragazzi, oggi Angie è in compagnia della 890 SMT di KTM con forcella VP Apex completamente regolabile, i freni della J-Juan, brand spagnolo che è stato acquisito recentemente da Brembo. Sono fin troppo aggressivi nel morso iniziale, la coppia di cerchi da 17 nelle misure canoniche, 120 all'anteriore e 180 al posteriore. Cambiano le sovrastrutture rispetto alla KTM 890 Adventure, ma la sostanza è quella. E c'è tutto quello che basta veramente per divertirsi su strada, motore da 105 cavalli, 100 Nm di coppia. Quindi se cercate qualcosa di diverso in questo mondo di maxi moto pesanti e grosse, lei è l'oggetto giusto. Oltretutto potete montare baulette e borse e viaggiare comodi in due. Ma ora andiamo a scoprirla, vi porto in sella con me! Buongiorno ragazzi, buongiorno! Oggi Angie è alla guida della 890 SMT. Sono molto felice di essere alla guida di questa KTM perché credo che sia un'alternativa validissima all'endurone che iniziano ad avere dei pesi, delle dimensioni che sono esagerate. Allora, salendo in sella non si sente subito dai primi metri leggerezza, questo lo devo dire, ma si sente dai primi metri in cui si fanno le curve. Un anteriore, ragazzi, come è svelto, non avere il 19, frenata ottima, molto potente. Devo capire ancora quanto modulabile, ma cambio, trovare la folle, è molto leggero come cambio. Allora, la moto è abbastanza altina, ma complice il peso di 210 kg, devo dire che non ho enormi problemi. La sella ha una bella conformazione che mi piace, direi che è comoda. Si ha un po' di difficoltà a muoversi in sella, nel senso che ha tanto grip, si tocca così. Se siete alti 1,70, quindi poco, manubrio largo il giusto, direi da naked, la frizione è morbidissima, protezione aerodinamica manca a dirlo non c'è, bicilindrico parallelo da 105 cavalli, lo stesso che equipaggia Norden e Adventure 890, cambio elettronico che si usa, è un burro veramente. La moto è comoda, devo dire che la moto ha delle sospensioni da 180 mm di escursione e un 17 all'anteriore su una gamba lunga, quindi non sono più molto abituato ad avere un 17. Ci sono delle gomme Michelin, non mi ricordo cosa, ipersportive, sembrano quasi gomme slick, ai piedi si è molto investiti dall'aria calda, e un po' come sulla Norden c'è un po' di on-off leggerissimo, ma forse meno della Norden sinceramente. Allora, devo capire le sospensioni di questa moto, perché la forcella è ben controllata. Allora, il calore sulle caviglie, sui piedi arriva. Intanto ringraziamo BM Moto per questo giro, andate a trovarli, BM Moto in Corso Europa, grazie della prova di questa 890 nuova. In up e in down il cambio è molto morbido, il motore sui 3-4 mila giri non ha vibrazioni praticamente, l'anteriore si sente la differenza, ragazzi, come si percepisce quando si scende da un 17 e da un 19 si sale su un 17, come si percepisce subito la leggerezza, il nervosismo e la minore inerzia che ha il 17 rispetto al 19, si sente veramente tanto subito. E sì, un po' di on-off in seconda lo ha, e siamo in mappatura street, TFT molto completo. Ha un po' di on-off, adesso sporca leggermente la guida, forse un filino, ma poco. Il manubrio è molto vicino al piano di seduta, ha proprio una bella spinta, la posizione delle pedane è messa in un modo che non si riesce praticamente a dar carico. Queste J-Juan, che sono comunque proprietà Brembo, hanno un buon mordente, devo dire. Allora, i 100 Nm di coppia devo dire che si sentono, così come viene veramente da guidarla con la gamba fuori. La potenza ce n'è a sufficienza per divertirsi ed è veramente svelta. Ragazzi, è un motardone, è proprio un motardone. Mi ricorda l'Hypermotard? No, perché questa qua ha una posizione più tradizionale, più facile,
sospensioni ben controllate. Guardate anche in quarta come vi porta fuori. Vediamo un seconda se riusciamo a uscire. Le gambe sono anche riparate discretamente dall'aria, il petto è completamente investito. Bel cambio quando si inizia ad usare già sui 4000. Allora proviamo un regime autostradale esattamente come fatto con la Norden, 5000 giri, un po' di vibrazioni sulle pedane, direi basta. Il cambio veramente mi piace perché si succhia la marcia appena appoggiate, si prende la marcia, che è un piacere. Allora la frenata è veramente pronta e non so se state notando che la uso con un dito, Allora, questa moto è comoda, io adesso proverò anche il passeggero ed è comoda anche per il passeggero e le maniglie sono belle grandi, si prendono proprio bene e la userei tutti i giorni in città questa moto perché è leggera. Allora gli manca il cupolino, le gambe sono riparate e l'aria calda diciamo che smette di investirvi non appena le velocità salgono appena sopra i 60, 50, 60 all'ora. Oggi è anche una giornata fresca, devo dire. La frizione è un burro, ma quello come tutte le KTM. Qua abbiamo il cruise control. La sto usando, ragazzi, la userò soltanto in mappa street perché non ha senso provarla in altre configurazioni, perché il giro che sto facendo anche oggi, questi sono tutti assaggi di moto, spizzichi e bocconi. La moto è ben stretta fra le gambe, si sente appena la carena qua, ma non dà fastidio. Quello che dà un po' fastidio se tenete fuori la gamba è questo, è il serbatoio che per tenere il baricentro basso lo avete giù in fondo, basso basso. Bisogna stare un po' attenti perché è poco modulabile il freno. Avete visto adesso che affondamento? E non è la forcella che affonda troppo, è che ho dato una pinzata non voluta, eccessiva. E quindi bisogna stare un pochino attenti. Le manca il sound e a me fa un po' specie non riuscire a dare un po' di carico sulla pedane, ma d'altronde questa è una moto che allora come guida è veramente simile a un po' un motard ed è molto divertente, ma non è nervosa e soprattutto è facile. Allora sicuramente ad andarci forte non la sottovaluterei perché non è così facile andarci forte, secondo me è molto facile. Mi spiego, è molto facile fino a un certo punto. Io, attenzione, questa moto non la sottovaluterei, non è una moto da neofiti. Se siete neofiti, io con questa moto ci andrei molto attento. Allora, l'on-off in realtà quando poi si usa in terza, così non... Oggi sembra che mi vogliano centrare le macchine. Stavo andando a 30 all'ora, In realtà non dà fastidio. Questo motore ha tutto quello di cui voi avete bisogno, ma non ha una grandissima personalità, secondo me. Cioè spinge bene, ha un bel allungo, cioè allungo non lo so, però spinge bene, ha tanta coppia. Ve le vedete come a 3000 già mi parte proprio, ha una bella castagna e si sente. Adesso le gomme che ha secondo me sono totalmente sbagliate per l'utilizzo che poi ne farei io, perché sono gomme esagerate che vanno bene veramente in pista e non ne capisco il senso su strada dove c'è sporco, brecciolino, sabbia, ghiaia. Non hanno senso queste gomme. Usarla anche così a spasso, lentamente, è piacevole perché dà proprio idea di leggerezza, è proprio bella, non tende a chiudere. Qua c'è un pochino di umido, è un po' sporco, ci sono alberi, non mi fido e non voglio certo sdraiare me e sdraiare una moto così.
Ragazzi, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei contenuti, mettete un like. Ringraziamo BM Moto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Ma da 1500 giri lui riprende. È sporca e umida perché è anche piovuto. Guardate come la giri. Un po' meglio del precarico, che si può regolare da remoto. La facilità con cui si può andare a spasso con questo mezzo che non è imbarazzante per quanto riguarda pesi, e devo dire che sì, ragazzi, è comoda come moto, non è una moto spacca schiena. È molto bilanciata, ragazzi, si sente che proprio che è la 890 stradizzata. Come vi dicevo, è una moto che io vedo tranquillamente nel turismo in due, perché con un cupolino avrete un motore che consuma poco. Certo bisogna cambiarci lo scarico perché non si può sentire, però la sesta la tiene a 2000 giri. È una moto sensata, ve l'hanno presentata come una super motardona, ma è una moto che, ragazzi, gli manca il cupolino perché è una moto sensata, una giusta cavalleria, una ciclistica agile, non esageratamente nervosa. Vedete anche la maneggevolezza, è un pochino più secca il mono quando prendo queste buche, ma come al solito bisognerebbe vederla in due perché io peso 60 kg, come sapete. L'indole di questa moto è il divertimento, ma anche il commuting in due, perché sennò uno dice perché non ti prendi una naked, perché su una naked non ci stai, su questa qua dietro hai delle belle maniglie, una seduta con un buono spazio, e come vi ho fatto vedere prima quando mi ci sono seduto è anche comoda per il secondo freno posteriore. So che molti sono interessati all'argomento, frena abbastanza poco. Forse va bene giusto per correggere quando, se arrivate che volete chiudere un po' di più. Allora, non viene molto da sporgersi come su una sportiva, a me viene più da guidarla, da buttare fuori la gamba. Moto così nel panorama motociclistico non ce ne sono tante, ed è un peccato, perché se ci fosse, quando ci sono più competitor, c'è ancora l'ipermotard, sì è vero, ma l'iper non fanno più l'iperstrada per esempio, perché loro hanno puntato tutto sul multistrada, e questa rispetto al multistrada V2 è una moto che perde ovviamente tanto. Non ha le sospensioni semiattive sul lato comfort, non ha le sospensioni semiattive, non ha comunque un cupolino, è una moto che perde da quel punto di vista. È indubbio che questa è rivolta più in chiave sportiva, ma ragazzi, non è che il multi V2 non sia divertente e sportivo, e però avete una ciclistica da un certo punto di vista migliore, perché avere delle semiattive comunque è meglio, certamente che è meglio. Io la vedo anche molto indicata utilizzarla in città questa moto, perché è comoda. Ragazzi, direi che la recensione della KTM, recensione flash, ma neanche più di tanto, perché vi ho detto parecchie cose di lei già. La recensione della 890 SMT di KTM, ringraziando ancora una volta BM Moto, da Angi. Per il momento direi che è tutto, ci aggiorniamo alla prossima recensione. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video, e se volete portare vostre moto sul mio canale, le testiamo in ambiente chiaramente migliore di questo, non in città. E se volete portare la vostra moto sul mio canale, fatemi sapere, contattatemi privatamente. Da Angi è tutto, alla prossima, ciao! C'è un unico indicatore, il colore della freccia. Voi avete soltanto un unico LED, per cui non riuscite a capire se avete la freccia a sinistra o a destra.